Ciao e bentornate e bentornati su Green Tech Tales. Io sono Valeria e ogni settimana qui su Green Tech Tales vi porto delle notizie, delle risorse, dei risultati di ricerche scientifiche e da qui partiamo per capire dove siamo nel mondo tech quando si parla di sostenibilità e di impatto ambientale. Oggi, come potete sentire, sono in fase di ripresa da un'influenza che mi ha messo KO, ma cerchiamo di portare a casa le due notizie solite. Per la prima notizia di oggi vi porto un po' indietro nella storia, infatti nelle scorse settimane sono stata ospite di un evento in occasione dell'Ada Lovelace Day in cui si è parlato di, in generale, donne nella scienza e donne che hanno fatto la differenza in ambito scientifico, molto spesso donne che non sono state riconosciute fino a tantissimi secoli dopo le loro scoperte, ma comunque si è cercato di creare una sorta di percorso per appunto andare a conoscere diverse donne che hanno contribuito al mondo scientifico. E quindi qualche giorno fa, andando un po' alla ricerca di notizie e curiosità, sono incappata in una notizia che onestamente non conoscevo, ovvero sono incappata nella storia di Eunice Newton Foote. Questa donna fu la primissima persona a scoprire che un cambiamento della proporzione di CO2 nell'atmosfera ne modifica anche la sua temperatura. Quindi una presenza differente, una quantità differente di CO2 all'interno dell'atmosfera va a modificare la temperatura dell'atmosfera stessa. Ma di che esperimenti si tratta? Sostanzialmente, come dicevamo prima, utilizzo dei materiali molto semplici. Utilizzò una pompa d'aria, 4 termometri a mercurio e 2 cilindri di vetro. Gli esperimenti che condusse consistevano nel posizionare i 2 termometri in ogni cilindro, utilizzare poi la pompa d'aria per sostanzialmente spostare l'aria da un cilindro all'altro e spostandola da un cilindro la si andava a comprimere in quello di destinazione. In questo modo consentiva ai cilindri di raggiungere la stessa temperatura. Posizionò poi i cilindri sotto la luce solare per misurare appunto la variazione di temperatura una volta riscaldati questi cilindri e sottoposti a diverse condizioni di umidità. Eseguì questo esperimento con anidride carbonica, con l'aria comune e con l'idrogeno. Alla fine di questi esperimenti quello che scoprì Eunice fu che sostanzialmente l'anidride carbonica, quindi la CO2, aveva trattenuto molto più calore all'interno del cilindro, quindi il cilindro aveva una temperatura molto più alta rispetto a quella degli altri esperimenti e tra le altre cose il recipiente contenitore quando veniva utilizzata la CO2 mostrava un raffreddamento molto più lungo rispetto alle altre sostanze. Quindi sostanzialmente quello che fece Eunice fu riprodurre non consapevolmente quello che noi conosciamo come effetto serra e i suoi esperimenti furono la primissima rappresentazione pratica di questo fenomeno che oggi conosciamo molto bene e ne sentiamo parlare davvero molto spesso. Tuttavia, un po' come accadde a diverse altre donne nella scienza, la sua ricerca in realtà e i suoi esperimenti non vennero conosciuti nel momento migliore, soprattutto non vennero sostanzialmente attribuiti a lei però Eunice scrisse nero su bianco la sua scoperta e anche il modo in cui aveva effettuato gli esperimenti in un paper che è intitolato Circumstances Affecting the Heat of the Sun's Rays, ovvero circostanze che influenzano il calore dei raggi del sole. Dire questo nome con il raffreddore è terribile e venne presentato questo paper in occasione dell'8º incontro annuale dell'American Association for the Advancement of Science nell'agosto del 1856 ad Albany, nello stato di New York. In quell'occasione però ovviamente non fu lei a presentare il paper, ma fu un professore, il professore Joseph Henry. Joseph Henry è stato un fisico i cui studi poi consentirono lo sviluppo ad esempio del telegrafo,
Ma perché non poté presentarlo Eunice? Perché a causa delle norme sociali di quel periodo storico le donne non potevano presentare le loro ricerche scientifiche, soprattutto in occasione di questo tipo di eventi. Sostanzialmente le donne potevano partecipare, ma non avevano diritto di parola, quindi praticamente non potevano essere, diciamo, con i riflettori puntati, metaforicamente parlando, soprattutto all'interno delle associazioni scientifiche. Quindi questo professore introdusse la ricerca e i risultati derivanti da questa ricerca, e una cosa molto interessante che trovate anche come curiosità in giro per l'internet fu il fatto che introdusse la ricerca dicendo che la scienza in realtà non è di nessun paese e di nessun sesso, e la sfera della donna abbraccia non solo il bello e l'utile, ma il vero. Quindi in qualche modo mandò una sorta di frecciatina all'associazione e in generale al contesto scientifico di quel periodo, per dire che non solo gli uomini avrebbero dovuto avere la possibilità di contribuire nell'ambito scientifico, ma anzi che c'erano tante donne che contribuivano e che stavano, diciamo, dietro le quinte nello sviluppo di innovazioni e di scoperte. Ma come vi dicevo all'inizio, non solo Eunice rimase sostanzialmente nascosta per questa scoperta, ma rimase nascosta la scoperta stessa. Infatti il paper non fu pubblicato in quell'anno, si dovette aspettare un bel po' di tempo e fu pubblicato solo qualche mese dopo all'interno di un'altra rivista scientifica. Ma comunque il documento, il paper, non fu incluso nelle scoperte del 1856, quindi in qualche modo rimase, diciamo, in secondo piano rispetto a tutte le altre scoperte del periodo. Inoltre un'altra cosa che sappiamo è che il riconoscimento di questa scoperta fu dato a metà a Eunice Foote. Questo perché? Perché venne pubblicato poi nel 1857, quindi l'anno dopo, una sintesi del paper di questa scienziata, un altro testo che conteneva diverse recensioni dei progressi scientifici, e diverse altre sintesi poi furono pubblicate in altre riviste e in altre pubblicazioni scientifiche, quindi in qualche modo la ricerca stessa trovò un pochino di spazio, ma una cosa interessante è che il riconoscimento sostanzialmente venne dato a metà, come dicevamo prima, perché in diversi riassunti pubblicati in Europa, in realtà il nome della scienziata fu indicato come Elisha Foote, che in realtà era il marito di Eunice. Quindi sebbene pian piano questa scoperta si fece posto all'interno dell'ambito scientifico, in realtà Eunice rimase sempre, diciamo, soddisfatta a metà per questo suo grande lavoro. Quindi, diciamo, per fare un wrap up della notizia, vediamo ripetersi in diverse occasioni un po' quello che era lo standard dell'epoca, quindi donne che erano in grado di portare avanti delle innovazioni in ambito scientifico e non solo in ambito umanistico, come, diciamo, lo stereotipo ci indica, ma il lavoro per essere riconosciute, per potersi fare avanti e per essere allo stesso livello degli scienziati e degli innovatori, in realtà era molto molto di più. Quindi per concludere, sappiamo che la prima persona che diede un po' una percezione, che provò il fatto che i diversi gas hanno delle conseguenze e la loro presenza nell'atmosfera ha diverse conseguenze, ci arriva dal 1856, quindi stiamo parlando di oltre 150 anni fa. Io ho trovato questa notizia particolarmente interessante, ogni tanto fare un po' un passo indietro nella storia ci può aiutare anche a capire come ci si è arrivati, alcune intuizioni e in un certo senso anche ad avere un po' di gratitudine verso questa lungimiranza che possiamo andare a vedere tornando un po' indietro nel tempo. Per la seconda notizia invece facciamo un enorme passo avanti, infatti arriviamo al giorno d'oggi e vi chiedo
Che cosa succede quando una grandissima multinazionale, una delle big tech, quindi vi do un pochino uno spoiler, decide di, diciamo, mandare in pensione uno dei suoi prodotti di punta, uno dei prodotti che però viene utilizzato da oltre 400 milioni di dispositivi in tutto il mondo? Ebbene sì, abbiamo un grandissimo problema e se siete aggiornati rispetto a quello che sta succedendo nel mondo tecnologico, probabilmente avete già capito che sto parlando di Microsoft e del suo stop al supporto a Windows 10, uno dei suoi sistemi operativi. Windows 10 è stato reso disponibile a partire dal 2015 e oggi si stima che venga utilizzato da circa il 42% dei computer Windows al mondo, quindi stiamo parlando di più o meno la metà dei dispositivi che hanno Windows come sistema operativo. Ma piccolissimo passo indietro e diciamo informazione di contesto generale. Che cosa vuol dire fermare il supporto ad un sistema operativo e soprattutto perché ne parliamo qui e cosa c'entra con le tematiche di sostenibilità applicata alla tecnologia? In questo caso Microsoft ci dice tranquillamente che 400 milioni di computer al mondo utilizzano Windows 10 e sono appunto equipaggiati con questo sistema operativo e questi stessi dispositivi potranno tranquillamente continuare a funzionare, quindi non saranno tendenzialmente da buttare via, ma c'è un ma, non avranno più aggiornamenti di sicurezza o aggiornamenti software gratuiti e nemmeno assistenza tecnica. Quindi fermare il supporto di un sistema operativo significa sostanzialmente lasciare gli utenti a piedi e in una situazione molto molto complicata e molto critica per diversi motivi, ma il motivo per cui ne parliamo qui è perché fermare il supporto di un sistema operativo vuol dire indirettamente andare ad applicare il concetto di obsolescenza programmata. È un concetto di cui abbiamo parlato diverse volte qua sul canale. Sostanzialmente che cosa vuol dire obsolescenza programmata? Vuol dire mettere in pratica dei comportamenti che danneggiano i consumatori e che portano a limitare, a ridurre la durata di vita di un dispositivo elettronico, non tanto per le sue funzionalità, ma proprio per alcune caratteristiche, in questo caso perché non avranno più assistenza, non ci saranno più aggiornamenti di sicurezza né aggiornamenti software, quindi ad un certo punto magari le versioni dei software che si stanno utilizzando e che sono compatibili con quel sistema operativo non verranno più rese disponibili. Conseguentemente gli utenti non potranno magari più utilizzarli e quando si parla invece degli aggiornamenti di sicurezza significa che c'è un grandissimo problema critico per gli utenti e per i dispositivi stessi. E tutti questi comportamenti che cosa comportano, che cosa hanno come conseguenza? Hanno la conseguenza che gli utenti si ritrovano nel peggiore dei casi, dover comprare un altro dispositivo, disfarsi di quello che stanno utilizzando, ma non perché non funziona, ma per altri motivi. Si ritrovano sostanzialmente a dover acquistare un nuovo dispositivo messi però alle strette da una pratica che sostanzialmente è scorretta. Però la strategia dell'obsolescenza programmata è un enorme problema e ne parliamo qui perché contribuisce ogni anno ad aumentare il numero di rifiuti elettronici che vengono calcolati durante l'anno, quello che noi chiamiamo e-waste, quindi appunto rifiuto elettronico. Questo ci riporta tra le altre cose ad una delle notizie dell'inizio del canale, in realtà, di quando abbiamo parlato dell'etichettatura energetica e del perché avere questo tipo di informazioni, avere un'etichettatura energetica come quella che abbiamo sui nostri frigoriferi, ma sui dispositivi elettronici, sui nostri smartphone, può aiutarci tantissimo a valutare se acquistare un certo dispositivo oppure no, tenendo conto anche delle sue caratteristiche di riparabilità e di durata della batteria e capacità di rispondere ai danni accidentali, eccetera, eccetera. Questo tipo di caratteristiche ci permette di sostanzialmente essere consapevoli di quanto i nostri dispositivi possono avere una vita lunga. Questo perché è importante? Perché ogni dispositivo, quando diciamo ci arriva in mano, quando lo acquistiamo, si porta dietro una sorta di debito verso il nostro pianeta e verso le risorse che sono state utilizzate per poterlo produrre. Questo debito può essere, da un certo punto di vista, ammortizzato quanto più a lungo riusciamo a utilizzare quel dispositivo stesso.
Quindi se uno smartphone, se un tablet o un computer possiamo utilizzarlo per 8, 10, 12 anni e non per 4, questo significa che abbiamo in un certo senso anche sconfitto quello che è l'obsolescenza programmata, ma anche che siamo riusciti ad ammortizzare quel prezzo ambientale che il nostro dispositivo si porta dietro quando lo acquistiamo. Questo è estremamente collegato a questo tipo di notizia e a quello che dicevamo prima, ovvero all'e-waste. Ma voi vi starete chiedendo, ok, abbiamo detto che Windows 10 è stato reso disponibile nel 2015, quindi si parla di 10 anni. Perché è così un problema? E perché gli utenti non possono direttamente passare a Windows 11? Qual è il problema? Il problema è che l'aggiornamento a Windows 11, quindi a non avere più i problemi che dicevamo prima, quindi la mancanza di aggiornamenti software, di aggiornamenti di sicurezza, eccetera, richiede alcune caratteristiche tecniche dei dispositivi e non tutti i dispositivi che sono stati acquistati nel 2015 o nel 2016 in realtà riescono a supportare questo tipo di caratteristiche. Di conseguenza non è possibile passare al sistema operativo di Windows 11. Quindi in realtà non sono gli utenti che non vogliono passare a quel sistema operativo, ma è il contesto che non gli permette di potersi aggiornare. E questo ha delle conseguenze, alcune le abbiamo viste già prima. In primis abbiamo il fatto che gli utenti continuano ad utilizzare dispositivi non sicuri, quindi con tutti i rischi del caso a livello proprio di virus e altri tipi di problematiche di sicurezza, attacchi, eccetera, eccetera. Gli utenti, nel secondo caso, si disferanno dei propri dispositivi quando magari potevano continuare ad utilizzare i dispositivi stessi per altri 4-5 anni o comunque finché il dispositivo è utilizzabile, quindi finché appunto non ci sono delle problematiche proprio di utilizzo, non diventa impossibile lavorarci, eccetera, eccetera. Una parte di quei 400 milioni di computer, inoltre, comprende dispositivi che vengono utilizzati da aziende, governi, organizzazioni no profit, ma anche scuole. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che si tratta di casi in cui per regolamento non possono essere utilizzati dei dispositivi che non ricevono aggiornamenti di sicurezza. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quei dispositivi, non avendo la possibilità di passare ad un altro sistema operativo, diventano dispositivi di cui le persone e le organizzazioni, le aziende, eccetera, dovranno disfarsi. Quindi è una situazione veramente complicata e che richiede molta attenzione. Inoltre, un altro punto su cui secondo me dobbiamo soffermarci è che viviamo in un momento storico in cui tutto va davvero troppo veloce, persino rispetto a quanto noi esseri umani siamo o dovremmo essere quantomeno abituati. E in un contesto di questo tipo, quando però possiamo dire che una tecnologia diventa obsoleta. In questo caso, nel caso di Windows 10, nel momento in cui praticamente la metà dei dispositivi Windows utilizza questo sistema operativo, affermare che il sistema operativo, sebbene sia da 10 anni attivo, eccetera, eccetera, sia obsoleto, da dimenticare o da mettere da parte, è un'affermazione che quantomeno probabilmente non sta troppo in piedi così da sola. E certo non si potranno ricevere aggiornamenti di sicurezza gratuiti fino all'infinito, però chiaramente stiamo parlando di un caso in cui stiamo parlando della metà dei dispositivi che rischiano di ritrovarsi in questo tipo di situazione e in questo tipo di contesto. Per darvi qualche informazione, quando Microsoft mise un fermo al supporto di Windows 8, il numero di utenti, il numero di computer, la percentuale di computer che utilizzavano quel sistema operativo era del 3,7%, quindi a malapena arrivava al 4%. E soltanto il 2,2% di utenti Windows stava utilizzando Windows 8.1 quando anche in questo caso fu fermato appunto il supporto al sistema operativo stesso. In questo caso siamo in una situazione completamente opposta, stiamo parlando dell'oltre 40% degli utenti e appunto dei dispositivi.
Quindi diventa complicato affermare in modo convinto che questo sistema operativo sia ormai obsoleto se utilizzato da una percentuale di utenti così alta. Tuttavia c'è un ma, il ma è per principalmente gli utenti europei. Infatti per gli utenti che risiedono nello spazio economico europeo è possibile guadagnare un altro anno di supporto grazie al programma di supporto esteso che Microsoft mette a disposizione, e questo permetterebbe appunto di ricevere gratuitamente delle patch di sicurezza, quindi degli aggiornamenti, fino all'ottobre 2026, quindi ancora praticamente un anno. Questo è praticamente l'equivalente di mettere una pezza appiccicata ad un grosso problema, e questa pezza permetterebbe di avere un pochino più di tempo per valutare il passaggio a Windows 11, capire se i dispositivi hanno le caratteristiche tecniche necessarie, o comunque valutare che cosa si andrà a fare nei dispositivi che non potranno essere aggiornati, quindi che fine faranno quei dispositivi che sono stati mandati in pensione prima del tempo. Io per oggi ho finito, spero che le notizie di cui abbiamo parlato e l'approfondimento un po' più storico rispetto al solito vi sia piaciuto. Se questo tipo di approfondimenti vi piacciono, fatemelo sapere nei commenti o scrivetemi, o se avete dei commenti riguardo alle notizie, qualsiasi altra cosa, considerazioni eccetera, fatemelo sapere. Condividete questo video se vi è piaciuto e mettete mi piace eccetera eccetera, lo sapete già. Se volete sostenere economicamente il canale vi lascio il link Ko-fi qui, ma se non potete sostenere economicamente il canale, tranquilli, non è un problema, condividete il video se vi è piaciuto, mettete like, e direi che ci vediamo la prossima settimana.